faccio questo qua non riesco a trovare, vediamo un po', come sempre c'ho dei problemi, ma ecco qua, ho trovato il video, perché devo trovare il video per vedere se qualcuno entra nella live. Come avrete visto, ehm, compare una scritta nella descrizione che la mette in automatico YouTube. Abbonatevi a questo canale Sant'Enchan per accedere ai vantaggi e soprattutto per aiutarlo a monetizzare. A questa tarda ora della notte, devono essere circa le 23, dal mio cellulare non riesco a vedere perché occupa tutto lo schermo. Comunque grazie per il primo like di fiducia. Cominciamo questa pazza live. Io qua sto in tenuta da casa, oggi decido di stare con il girafino. Vediamo di mandare qualche invito, ma generalmente importa poco a tutti quelli che dicono di seguirmi ma non mi seguono. Sono più le persone che mi seguono, diciamo, da fuori. Ciao, ciao cari, ciao carissimo amico Blade Trinity, come stai? Spero bene. Poi perfezionerò il titolo di questa live, però adesso, per non community, per non sprecare tempo, diciamo che metto in community soltanto il link corto, perché non metto tutti i metadata adesso, se no di solito lo facevo e perdevo un sacco di tempo, e il tempo è una cosa che non bisogna sprecare perché non si ha. Allora, se per caso non è arrivata la notifica della mia live, adesso dovrebbe arrivare questa. Vi ricordo e sì, questo è colpa del wifi che ho. Vi ricordo, e ti ricordo a te caro Blade Trinity, che io poi c'è anche una ottima sgranatura questa camera di 5 megapixel in full hd. Vi ricordo che il sabato alle 17 uscirà un mio video sperimentale. Se vi piacerà il formato, è vero che è sperimentale, sì, 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 è sperimentale, durerà 2 ore e mezza. Se vi piacerà la maniera in cui l'ho assemblato, ne farò altri, perché è successo che quel video l'avevo fatto in live per un'altra piattaforma, ma poi ho detto, ma perché non riciclarlo? Ecco, così si vede la mia riga, la riga. Perché non riciclarlo? Allora, c'è già 3 like, vi ringrazio molto. E allora ho caricato oggi un nuovissimo video, spero che vi piaccia. Lo passerò a vedere appena posso, caro amico. Ne passerò a vedere parecchi perché io quando ho tempo ne guardo più di uno. Allora ho riciclato quella live,
nella quale io sto leggendo, ma leggo mentalmente, e quindi non si sente la mia voce. E ho fatto vabbè, già vi ho anticipato troppo. No, si sente la mia voce, si sente una voce, ma non voglio togliere l'effetto sorpresa per quei pochi che lo vorranno avere, l'effetto sorpresa. Allora, come dire, riponiamo il girafino, se no me lo sto sudando tutto. Non ho trovato la croce che a molta gente metteva in croce, no? Che mi domandava: ma che croce è? Ma che cosa è? Una cosa egizia, è una cosa pagana, e poi te vesti da prete con il pentacolo, ma che è una cosa demoniaca, ma che... E allora io avrei voluto avere tutte queste cose, ma nel macello che è il mio scrittorio, veramente un macello, io non so mai dove metto le cose. Non lo so, io è tutto una cosa nuova di Pasqua, e veramente mi sbucano le cose fuori che mi danno fastidio, ma quando le cerco non le trovo. Non so se a voi vi è capitato lo stesso. Poi mi hanno detto gente che ormai da quasi un mese frequento in una chat di Telegram, che non faccio i nomi: o che tu fai, hai messo dei video a pagamento per gli abbonati, o che tu fai, ma come ti permetti a mettere dei video a pagamento per gli abbonati? Me lo posso permettere, che volete? Mica è colpa mia, YouTube te lo permette. Se voi non volete abbonarvi al mio canale, non volete vedere quei video, vabbè, allora non guardateli. Non è che io vi obbligo a abbonarvi per guardare quei video in particolare. Ci sono soltanto circa 20 video che io ci ho dedicato del tempo per farli, e che tra l'altro non sono quelli più visti, sono quelli meno visti. E allora io li ho messi lì per vedere, perché sono di tematiche specifiche, ma non è che vi dovete abbonare al mio canale per guardarli. Potete guardare qualsiasi altra cosa. Intanto ciò lo yo-yo, siccome il mio formato non piace a questi amici, non recupera questo. Io che è venuto in omaggio con del miele, e tutto quello che è omaggio. Allora, Marco Ambrogioni, Marco Ambrogioni, ma te poi permette che... ma mettili gratis, taccagno. E no, perché anzi, addirittura alcuni di quei video li vorrei proprio togliere dal canale, perché non interessano a nessuno. Comunque vi ricordo, caro Marco Ambrogioni, che questo taccagno, se volete, tratterà dei temi a richiesta per gli abbonati del canale. Infatti YouTube mi ha detto: tu come partner, che io ho la partnership di YouTube, puoi fare dei video a richiesta. E quindi per gli abbonati, quali sono i privilegi per gli abbonati? Sono proprio quelli, di chiedere dei video a richiesta. Per esempio, se mi dessero 1.000 euro al mese, pagherei tutte le spese, e mi potrebbero dire: vogliamo che tu vadi a Kathmandu per camminare su un ponte tibetano di 1,5 km senza corda di protezione. E io dopo un anno vado, faccio il viaggio e cammino da un monte a un altro di
di quelle parti lì. Mi sembra che Kathmandu sta boh, insomma in Nepal, in Bhutan, Sikkim, quelle cose lì, quei paesi lì. È logico che non ci vado gratis, ma manco sul cornicione della finestra di casa mia al pian terreno cammino. E che bello, mi sta riuscendo lo yo-yo. Questo perché la gente abbia un'idea del tenore dei miei video. Io faccio un sincericidio, ma no, ma io ho fatto nel passato molti video tematici, soltanto che la gente critica sempre come sono strutturati, perché sono strutturati così, perché li fai cosà, perché non li fai cosà, perché pomì, perché ragù, perché insomma quanti perché, quanti mai, quanti se, ma che vogliono, ma se non gli piacciono i miei video perché li guardano per poi criticarli così tanto. Io infatti ho fatto già dei video, ho fatto dei video sugli haters. C'era una signora hawaiana, quando io non sottotitolavo in inglese i miei video, che li guardava per intero e li criticava quello che facevo nei video, quello che lei capiva, e non capiva niente perché lei parla solo in inglese e anche male, c'è una voce da papera strozzata. E io nei miei video la chiamavo, per non chiamarla per nome, la mangiatrice di pizza all'ananas alla hawaiana, la hawaiana mangiatrice di pizza all'ananas. E, e veramente la gente critica per criticare. Se io adesso mi sarei vestito elegante mi avrebbero detto ma che ti metti uno youtuber con giacca e cravatta, se come ho fatto in molti video nel passato che mi criticavano per quello, tu stai male con la cravatta. Adesso sto così con roba roba sdrucciola e mi dicono che sto male così, insomma alla fine sto sempre male. Vabbè, adesso basta, devo leggere un sacco di messaggi che oggi è una, c'è la movida. Vabbè che di solito se faccio le live la mattina molto presto non c'è nessuno, sono in ritardo nella lettura dei messaggi. Igor Shadi San, vieni sul canale di Oboia. Beh no, mi ha fatto dire una parolina, facciamo finta a YouTube che non ho detto niente, perché mi vanno a demonetizzare questa allora Ivan, un altro Igor l'ha detto, Igor Shadi, vieni sul canale. Ma quale canale? Sto già sul canale, sto sul mio a fare la live. Ivan, sono un tuo fan, mi saluti. Ciao Ivan, stavo giocando con lo yo-yo come avrei potuto vedere, allora non. Allora Marco Ambrogioni, oh vabbè, sono dei commentari, io li ho letti e quindi come dire li rimuovo, scusate ma li rimuovo. Non vorrei che dopo mi dicono c'è qualcosa che. Allora Federico Bargiacchi, viva lo strudel, grazie. Ivan, sei tanto carino, grazie. Cancelliamo anche questa. Non so se tu ti riferisci all'elettricità, ma a me non mi interessa. Questo non è un sito di incontri. Sei tanto carino, vabbè, sei tanto carino, lo lascio, però non è un sito per persone che cercano il cuore bello, capito Ivan? Se no ci sono tanti siti e io non sto qua a dirli perché altrimenti YouTube dice che depisto il traffico in altre piattaforme. Saluta Garibaldi May, dice Federico Biar
Biargiacchi. Ah, Federico, ah, bene. Ah, Gabriele May, saluta Gabriele May, che non avevo capito Garibaldi, no, perché c'è un iscritto che si chiama Garibaldi, pensa un po'. Allora sì, lo saluto quando vado nel gruppo, lo saluto. Eh, non so in che gergo parla Marco Ambrogioni, che cerca non so che cosa, non so se vale per YouTube, tanto l'avete letto. Non lo pronuncio, lo rimuovo. Buonanotte, fate degli interventi in italiano per favore, poi io rispondo a tutte le domande. Ho iniziato dicendo appunto che ci sono persone che mi criticano perché fai video in risoluzione bassa, perché c'è stato qualcuno che mi ha criticato perché gli editavo. A chi devo bannare? E a chi dice parolacce, che anche che non so se dire parolacce è un qualche cosa che per YouTube sta male. E quindi come dire, mi hanno criticato nel passato perché davo troppa edizione video, adesso mi criticano perché i video sarebbero di edizione bassa. Certo, perché più passano gli anni e più i cellulari hanno edizioni sempre più alte, quindi è logico che la risoluzione di adesso alta non è quella di 5 anni fa. Ah, ma no, ma perché tu non ti compri pure un cellulare usato? Ma voglio dire, no, perché te lo regaliamo. Ma vabbè, ma insomma, San, sono Igor. Quello che ti critica dopo ti ban. Sì, hai fatto bene a bannarlo. Bene, la Psycho Kitty ti saluta. Benissimo, sono contento. Ah, grazie caro Ivan, grazie mille. Ecco, prendete esempio da lui, prendete esempio da lui, capito? Invece di criticare, aiutatemi. Ehm, capito? Dovete essere meno egoisti, dovete essere. E quindi voglio dire, evviva l'altruismo, evviva l'altruismo. Marco Ambrogioni, io ti do il mio supporto materiale. Grazie amico, grazie. Grazie Ivan. Grazie mille, sei un supporter. Che bello, grazie, mi fa molto piacere. Adesso sono entrati. E capito, Marco Ambrogioni, che esiste la generosità in questo mondo. Hai capito? E quindi vediamo un po' quanti di voi vogliono essere anche loro generosi. Federico Bargiacchi, fai ancora la danza hawaiana? Ma ci stavo pensando, per il momento quei video non decollano, se decolleranno continuerò a fare danze di ogni tipo.
perché era un qualche cosa che era iniziato come un gioco per un'altra piattaforma, poi ho pensato di caricarla pure qua e a questo punto poi ho avuto migliaia di visualizzazioni, ma a un certo punto si è stoppato tutto. Allora, se e quando di nuovo avranno visualizzazioni, farò altre danze, perché io ho trattato molti argomenti e ogni qualvolta avevo di nuovo visualizzazioni per quel tema, iniziavo a trattarlo di nuovo quel tema, ma altrimenti non lo tratto più perché non interessa alla gente, penso. No, quello, beh, potrei parlare del Kama Sutra, perché ho un libro sull'alchimia dell'estasi, però non so come affrontare l'argomento perché ci sono molte cose tabù in questa piattaforma. Allora, anche se si tratta di temi religiosi metafisici, sono rappresentati in modo molto esplicito e quindi dovrei parlarne in termini molto simbolici, per così dire, adottando il linguaggio della mano destra del tantra, perché altrimenti non solo mi censurano il video, me lo mettono in privato, ma addirittura magari mi danno uno strike e quindi la cosa non va, la cosa, quindi certe cose ho anche tappato una parola, che vi potete immaginare qual è. Inizia con sé e finisce lì, e quindi, come dire, Deo diavolo, Deo demonio, ci ho parlato molte volte. Allora, quanto contano le visual per te da 0 a 100? Se fai un video per invocare il demonio, sì, già ne ho fatto uno. Succede che io ho trattato di uno youtuber che adesso ho messo i video per gli abbonati, che lui sempre benediva i luoghi dove faceva il bucaggio. Già così sto dicendo qualcosa di chi è, fino a che ha bruciato una cascina, e poi la leggenda continua che non ha più potuto stare nel canale fino a che non è ritornato. Allora ho messo quei video in privato perché non, ormai una volta che gli hanno chiuso tutti i canali o che li ha chiusi lui perché c'era la prova di quello che aveva fatto, non interessano più quei video. Quindi già nel cellulare leggo 20 € con 0,5, che bellezza, che bello. Quindi avrò passato adesso forse i 100 dollari, chi lo sa, ero arrivato a 80. Eh, quindi avevo Pomba Gira, mi sembra che ho fatto un video su Pomba Gira, che ho cercato di interpretare un rituale afro-brasiliano con una campana. Però ho parlato di questo youtuber che faceva gli urbez e che diceva di si buttava nei canali di scolo, mangiava la mortadella che apriva la confezione
di cellophane coi denti. Oggi hai rifiutato un cellulare gratis comunque. Ma no, ma su, ma dai. Non è una questione di avere un migliore cellulare, è questione di arrivare al giusto pubblico, perché c'è gente che non per buttarla giù, anche perché non faccio casi specifici, ma fa video molto peggiori dei miei in contenuto e in formato. Ma l'importante è arrivare al giusto pubblico. Se tu riesci a appassionare con quello che dici o anche con quello che non dici, c'è un nordamericano che usa un cellulare da schifo ormai da tutta una vita forse, eppure lo vedono centinaia di migliaia di volte perché lui è diventato praticamente una persona, un obeso morbido. Si è potuto comprare la casa da 2 milioni di dollari con quello che gli ha dato la piattaforma, eppure il suo problema è che se continua a fare i mukbang muore, se non li fa morirà di fame perché non guadagnerà più. Allora in pratica c'è un primo piano della sua facciona e lui che si ingurgita, e non c'è nessuna qualità nel video, non sono editati, sono tutte live, ma live fatte in 640 x 480 per dire. Quindi è logico che se arrivi al pubblico che ti può vedere, anche dei non iscritti soprattutto, perché se tu c'hai 3000 iscritti di sicuro, se fai 18.000 visualizzazioni al mese non sono gli iscritti che ti guardano. È importante arrivare al pubblico, non c'è gente che si compra il cellulare da 3000 € e c'ha 200 visualizzazioni al mese, c'è chi ha un cellulare del 2014 e c'ha 30.000 50.000 visualizzazioni al mese. Dipende non solo da quello che fai, da quello che dici. In questo caso io sto ammazzando il tempo, ma dipende anche se le persone alle quali arriva il tuo video lo condivideranno e lo vedranno per il maggior tempo possibile. Quindi potrai pure con una cattiva edizione di video, senza nessuna edizione, un cattivo cellulare o tablet, fare una live fortissima, al contrario di chi ha tutte le strumentazioni professionali che ti puoi immaginare ma non gli arriva mai il pubblico. Allora non sei bravo a fare lo youtuber, grazie, accetto i commentari. Barbieri è un buono storico, se è quel barbieri che dico io naturalmente. Eh, lo seguivo dai tempi di Piero Angela, che adesso non so se continua a fare super quark, ma è ormai da più di 10 anni che va a super quark a parlare di pillole di storia. E beh, Paolo Villaggio, quello è Barbero. Ah, e Barbieri chi è? I barbieri, io non vado dai barbieri, me la... Ah, lo chef, no, non lo guardo Masterchef. Paolo Villaggio grandissimo attore. Mi ricordo quando, vabbè, io negli anni 70 ero bambino, andava molto nella Rai, perché quello che non tutti sanno di Paolo Villaggio è che prima di essere attore cinematografico lui era veramente un ragioniere e ha iniziato avendo successo con i suoi libri, e quindi iniziarono a chiamarlo nella Rai, e lui stesso, se andate a vedere in YouTube, interpretava i personaggi dei suoi libri, soprattutto Fantozzi, narrava al pubblico i suoi libri. Quindi Paolo Villaggio fece molti sketch nella televisione, tanto in bianco e nero come a colori, e poi lo chiamarono a fare film, a interpretare i suoi stessi protagonisti dei suoi libri. Scherzo, San, io in realtà ti amo tantissimo, ti seguo da sempre. Ci fidanziamo? No, mi spiace, non sei il mio genere.
non che io abbia nulla in contrario a certi orientamenti, ma non è il mio, quindi ah, Ivan, secondo me sei brava a fare youtube. Grazie, grazie. Chissà perché questo cambio di opinione. Si vede che ti sono bastati vedere 30 minuti di live. Ma come no? Ma che ne sai se non la me due? No, perché scusa, forse sì, sei il mio tipo. Ma non ho, perché io pensavo che era un nome di uomo. Me due, mi tu, mi tu, ma sì, perché io non l'ho vista, hai ragione, non l'ho vista e non riesco. Come vediamo un po', vai al canale, perché mi tu non mi dice nulla. Intro me, ecco adesso. E beh, ma io l'intro che vedo c'è un signore, c'è un fiammifero che ha preso fuoco. Quel giorno in città c'era là, quel giorno una persona che scrive probabilmente con un portatile. Quel giorno in città c'ero anche io, e che è l'intro di Me Too, cioè ci sono anch'io. Ma sembra più un intro come uno spot pubblicitario, insomma, non un signore che sta sdraiato a letto. E appunto, se è un signore, certo non è il mio genere. Se è una signora, una ragazza, magari è. Ah, ecco chi è. Beh, infatti era abbastanza complicato da capire il video, insomma. Ciderbolina è un po' incosato, ingrifato, insomma, contorto il video. Comunque grazie, grazie mille. Grazie. Vediamo un po', vediamo di pubblicare, di postare. Dov'è Gabriele? Gabriele. Ah, ci sono molte persone che mi augurano buona domenica mattina in ritardo. Io non riesco a trovare dove il gruppo che dovrebbe. Ecco qua. Ecco, vediamo se qualcuno viene. Ci sono 5 in linea, 5 che sono magri. Bene, probabilmente l'aggiornamento della donazione non me lo fa adesso YouTube, me lo farà in un altro frangente. Però ecco, io vorrei che questa live durasse per sempre, ma magari da un momento a un altro la dovrò tagliare, perché così è tardi. Comunque c'ho 3 spettatori. Vediamo un po'. Sì, Psico è una brava persona, mi piace, è bella. Ma non si parla così di una signora. E poi bisogna prima eh, avere empatia. La inviterei a un caffè. Di più no, perché non è che ho molta disponibilità. Oggi è la festa del santo dei no, mai sentito santo de che? Mai sentita? No.
dice canto. Ah, Pala Rovelli, la Pala Rovelli è un dipinto su tela, Morello Alessandro, piazza sì, un santo che ha dipinto il Rovelli. Fuggiamo da passato e futuro, ma alla fine contano solo le 300 migliori pensatori al mondo, grazie alla formazione Rovelli, fisico strettamente legato alla città del santo. Boh, c'è un sacco di cose da leggere su questo Rovelli, che ti arrovelli, ecco. Ma vabbè, insomma. Allora, come dire, la situazione è drammatica in Ucraina e io ci vorrò fare un altro video. Per il momento ho preso una pausa perché ne ho parlato anche in un ultimo video, ma non so per quale motivo YouTube all'inizio lo aveva messo in privato. Poi ho fatto ricorso pure sulla monetizzazione e adesso quel video lo potete vedere tutti quanti voi, ma purtroppo e purtroppo non è vero, purtroppo non è vero. Ecco qua, risulta che un stickers, ecco qua. Allora, tutte le attività di super chat e super sticker dal lancio della riproduzione chat dal vivo 28 febbraio per ulteriore, cioè, ah, ma allora non è, non è su questo, o sì, perché che cosa dice il 28 febbraio, no, cioè in pratica dopo vado a vedere il canale di Ivan. Beh, mi iscrivo Ivan, ecco qua. Vabbè, le entrate effettive possono variare a causa della commissione di servizio applicata da Apple, dell'imposta sulle vendite o di altri debiti, altri addebiti. E quindi sì, non mi entra tutto il denaro donato, ma mi entra soltanto, mi entrerà soltanto quello che si trattengono loro con, insomma, è così. Ma non te se sente, stanno a fa un casino della, ma perché non mi si sente? E come non mi si sente? Ah, i cani.
scusate la mia larga assenza, appunto ho dato un bastoncino come premio ai miei cani e oh, il cane sta a fa casino infatti, ma che è già finita? No, tranquilli, mo ritorna, dice Blood Trinity, che mi conosce ed è per quello che è mio moderatore. Che ne pensi di Fabrizio Corona, quel fotografo che faceva foto per poi mettere in imbarazzo i famosi? Beh, secondo me anche i famosi che si facevano ritrarre da Fabrizio Corona, che lo facevano fare per avere qualche sorpresa, qualche emozione forte. Poi non so con quali modalità Corona facesse le foto ai VIP, però poi c'è stato un episodio che nel sottotetto di un appartamento dove stava vivendo c'erano qualche milione di euro. Non so a che, perché gli hanno sequestrato quegli euro, se aveva evaso tasse oppure aveva estorto denaro a qualcuno. Ritornò in prigione, lo rimandarono fuori, insomma, come Silvio Pellico lui può scrivere le mie prigioni. I cani stanno bene, che gli hai fatto? No, è che io fino a tardi non chiudo praticamente le finestre di casa, passano molti gatti e loro abbaiano. Poi gli ho dato un bastoncino di quelli, le merendine dei cani, che insomma tutto grasso, insomma, tipo pedigree, queste cose qua. Hai visto? Gli anelli che porto? Questi sono proprio, mi sembra, da motociclisti, no? Questo è un Opi Cacinas. I Cacinas sono gli spiriti degli indiani Opi dei grandi laghi occidentali, che sono da motociclisti. Questi qua con lo scorpione e il ragno, no? Quelli da Roaz, quelli che stanno vom, vom, sempre nelle moto, che poi erano i reduci di guerra della prima, della seconda guerra mondiale, soprattutto della seconda guerra mondiale, ma in modo particolare credo del Vietnam, che gli davano una pensione, loro erano traumatizzati e in pratica se ne andavano in moto, hanno truccavano le moto, le hanno allargato le forcelle della moto per andare, perché in pratica erano moto da autostrada, non dal... E allora in questo modo loro facevano migliaia di chilometri con una moto. Meglio l'italiano o non lo so, non lo so, dipende persona per persona. Ogni persona è un suo universo e quindi a me personalmente meglio le abbonate alle non abbonate, saranno cafonate ma è meglio le abbonate, quelle. Comunque le esagerazioni non vanno mai bene, meglio un corpo naturale piuttosto che uno che sia rifatto, visibilmente rifatto, a meno che la donna non si rifaccia perché ha dei problemi, soprattutto per esempio le donne che non lo fanno per essere neanche attrattive, ma hanno avuto una massopatia, cioè una tumorazione al seno, hanno dovuto rimuovere parzialmente o totalmente uno o due seni. Allora posso capire che visto che ci stanno si mettono una taglia in più, ma altrimenti il ritocco, a meno che proprio non sono secche secche come delle acciughe, non ha importanza. Una donna al naturale sarà sempre equilibrata. Poi ci sono donne che al naturale sono molto generose e altre un po' acciugose, ma io non ritengo che, ecco, rifarsi come culto alla bellezza, perché se no, se uno non si opera
sta male. Io ritengo che sia una forma di non valorizzarsi questo rendere di moda le operazioni estetiche, perché poi sono operazioni, alla fine sono rischiose come qualsiasi altra operazione. Ma che c'entra? Beh, io qui lì non ti so rispondere, già al contrario della nostra amica che io non l'avevo riconosciuto per il nome. Mi dicono che è una signora Matthew, eh, che ha messo un video di test e quindi io non l'ho potuta vedere, che poi mi dicono che è psycho, quindi sì, l'ho potuta vedere, però da un'altra parte, non qua. Non facciamo nomi perché altrimenti almeno sì, lei è bella, però già qua leggo meglio Igor o G Mario, e lì non, cioè come persone sono entrambi simpatici, e tutto qui. Poi lì sì che posso dire non sono il mio genere, nulla in contrario a chi li apprezzi sotto altri punti di vista, ma non sono il mio genere. Posso soltanto dirti che sono delle persone che, soprattutto Igor, si prende un po' di confidenza, anche se G Mario fa del suo meglio per compensare la confidenza che si prende l'altro. Però al di fuori di quello, vabbè, è un gruppo di bonaccioni, di buontemponi, tanto quello di Gabriele come quello che uno di loro due ha fondato con solo 17 iscritti, e io mi diverto a frequentarlo, perché altrimenti oggi avrei potuto sottotitolare almeno uno o due video in 130 idiomi, che uno dice: ma che ti serve Sant'Enchan sottotitolare in così tanti idiomi eh, un tuo video? Beh, effettivamente quello che succede è che io c'è un video che non lo vedeva nessuno, anche senza sottotitolarlo, dopo 8 anni ha avuto 1000 visualizzazioni. Ci sono dei video che non li vedeva nessuno da anni e adesso hanno almeno 5 visualizzazioni al giorno. Non è molto, ma l'importante è che un canale generi traffico. Se genera traffico, per YouTube è un canale attivo. Allora ci sono giorni, addirittura c'è stato un giorno che ho avuto 13.000 visualizzazioni. Si continua a sottotitolare video, perché la gente trova i miei video nelle ricerche di Google e di YouTube. Succede che magari un titolo in italiano che non è attrattivo, io vedo che ci sono dei lag nello schermo, il cellulare wifi è quello che è. Io vedo che le parole chiave che non sono importanti in italiano sono importanti in altri idiomi. Pensa che in un idioma dell'India, il Kannada, ha avuto 145 minuti di visualizzazione di una live che durava 160 minuti, e quindi è molto. Comunque adesso, raga, vi ringrazio delle donazioni, vi ringrazio di tutto, cori miei belli. Vi devo lasciare perché si è fatto molto tardi. Sì, ti sottotitolerò tutta. Grazie all'amico che ha fatto, al nostro amico Ivan, che mi ha dato 19,99. Vi devo lasciare e ciao, arrivederci, arrivederci,